Un saluto a tutti da Gid e benvenuti sul canale. Ci troviamo oggi a Cesana, una delle sedi delle Olimpiadi del 2006, Torino 2006. Qui precisamente troviamo la pista da bob. Ricordo che ci troviamo in provincia di Torino, precisamente sulle montagne olimpiche, nella valle di Susa, dove si svolsero anche ovviamente le gare sciistiche e di snowboard a Sestriere e Bardonecchia, zone molto vicine a dove siamo oggi. E andiamo quindi a scoprire qualche dettaglio e qualche curiosità su questa pista, tanto importante quanto però sfortunata. Sì, perché venne costruita appositamente per l'evento olimpico del 2006, per poter essere in seguito valorizzata da altri importanti eventi come gare di Coppa del Mondo, Coppa Europa, campionati italiani, mondiali, europei, eccetera. E così fu fino al 2011. Ma col passare degli anni i costi di gestione, soprattutto di manutenzione dell'impianto, si fecero insostenibili e quindi la pista è in disuso da 13 anni. È tornata a far parlare di sé nei mesi scorsi, in quanto ad oggi non è stata ancora individuata la sede per le gare di bob slettino e skeleton delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La pista di Cortina d'Ampezzo infatti necessiterebbe di lavori di ripristino che comporterebbero costi ben maggiori di quanti ne servirebbero qui, trattandosi questa di una pista molto più recente. Per la cronaca, le gare olimpiche di bob del 2006 videro il trionfo della Germania, che conquistò tutti gli ori disponibili sia nel maschile che nel femminile. Le gare di skeleton invece furono vinte dagli atleti canadesi e dagli svizzeri, mentre l'Italia si prese la sua soddisfazione con Armin Zögler nello slittino che, confermando il successo di Salt Lake City del 2002, vinse l'oro olimpico nel 2006. Una piccola curiosità: questa curva è denominata museo perché durante la costruzione della pista venne rinvenuto un piccolo sito archeologico con rovine romane che rallentò il cantiere, facendo temere di non poter riuscire a completare i lavori in tempo per l'omologazione. E con questa serie di curve ci avviciniamo alla fine del tracciato, un tracciato che è lungo 1411 metri con 19 curve, un dislivello di 114 metri, una pendenza media dell'8,8%. E questo è proprio l'anello finale, detto della compressione, dove all'interno troviamo ancora altre due curve che dopo vedremo, e come vedete una zona di arrivo che termina in lieve salita per favorire il rallentamento. Ed eccoci quindi su un dettaglio della compressione, la parabolica più importante del tracciato, e si chiude con due semicurve dedicate a due campioni italiani del passato. La prima è la Paul Elgarner, campione di slittino degli anni 70 e 80, e questa è invece la curva Eugenio Monti, vincitore di 6 medaglie olimpiche tra gli anni 50 e 60 con il bob, al quale è dedicato anche la pista proprio di Cortina d'Ampezzo. Chiudiamo quindi con una visione d'insieme che ci porta sul paese sottostante di Cesana Torinese, e staremo in attesa nei prossimi giorni di una decisione del CIO per capire se questo impianto rimarrà un'ennesima cattedrale nel deserto o avrà una nuova vita. Bene, chiudiamo qui questo video sulla panoramica della pista olimpica di Torino 2006, la pista di Cesana Fariol. Ringrazio tutti voi per aver visto questo contenuto, vi ringrazio se vi iscriverete ovviamente al mio canale o anche solo se lascerete un like, e vi do appuntamento alla prossima esperienza. Un saluto da Gid.